Ciao, buonasera ragazzoni, buonasera, spero che stiate tutti bene, meglio del mio sistema tecnologico che vado sempre a rompere. Ce l'abbiamo fatta, bravo, ok, è tornato lì. Ora iniziamo con il content dell'oggi, che vi volevo appunto aggiornare sul caso Johnny Depp contro Amber Heard, ovviamente del processo. Vi avevo detto che l'avrei fatto domenica, avete ragione, ma sono successe talmente tante cose, proprio sbabam babam babam babam, che ne stanno parlando tutti, e ho detto vabbè dai, tanto ho seguito il processo, quindi a questo punto parliamone direttamente. Rimbombo l'audio, ma mi piace. Va bene, oggi è così, l'audio oggi è di fortuna. Su Disney Plus è uscita la docuserie sul processo. No, vabbè, niente meno, cioè bisogna solo capire chi se la sarebbe accaparrata tra Disney, Netflix, Amazon e cose varie. Comunque, ok. Come godo sapere che Amber sta venendo disintegrata. Guarda, non è una cosina come dire, non è una cosina così piacevole, nel senso che da una parte sì, perché vieni sbugiardata e abbiamo molte prove adesso del fatto che lei ha detto tante inesattezze, sicuramente forse anche tante cacate, però ricordiamoci sempre che ciao Silvia, lo so, ero svamputa prima. Ricordiamoci sempre che non è una bella cosa quella che sta succedendo, cioè non è una bella cosa che una donna abbia dimostrato al mondo di accusare falsamente un uomo di violenza domestica, quindi sì, cioè dà gusto vedere una persona sbugiardata quando fa false accuse, ma d'altra parte ricordiamoci anche che a livello sociale non è un bel messaggio quello che sta arrivando, proprio per niente. No, Exi, guarda, il Giovanni gira da sempre e ti consiglio di mettere un post-it su quel lato dello schermo, perché non lo farò, non si fermerà Giovanni, non si fermerà. Dovrebbe essere un insulto a voi donne una così, e lo è come, infatti sta distruggendo il femminismo sta cosa, perché per quanto le femministe magari si possano impegnare per cercare di difenderla da una parte all'altra, sta diventando veramente indifendibile Amber, stanno venendo fuori delle robe fuori dai copi. Adesso analizziamo punto per punto quello che è stato detto nel controinterrogatorio. Sì, ci rimettono i movimenti contro la violenza sulle donne, assolutamente sì, assolutamente sì. Sono contenti gli enti benefici quando riceveranno i soldi di Johnny, quelli che non ci ha messo lei. Poi ti immagini se effettivamente Johnny va a coprire i 7 milioni che lei non ci ha messo, ce li mette lui. Che smacco, quello sarebbe proprio asfaltata, l'asfaltata finale. Allora, lunedì di questa settimana è iniziato il controinterrogatorio di Amber Heard. Cosa significa? Innanzitutto vi ricordo, come ogni volta che parlo di questo processo, ma so che ci sono sempre persone nuove, come vi volevo dire, vi ricordo, visto che so che tante volte ascoltate magari una, esatto, tipo Lilith che è nuova, vi ricordo che questo non è un processo, cioè questa non è una causa penale, quindi non ci sono conseguenze penali, nessuno va in galera, non si sporcano la fedina penale, ecco, non avranno dei precedenti, ma è una causa civile. Quindi cosa significa? Che Johnny Depp ha denunciato Amber Heard per diffamazione, in particolare rispetto a quell'articolo uscito nel 2018 sul Washington Post, in cui lei parlava appunto di essere una vittima di violenza domestica, che era stata una vittima di violenza domestica subito dopo aver divorziato da Johnny Depp, quindi era ovvio che si parlava di Johnny Depp anche se lei non ha fatto il suo nome. Cosa
significa questo? Che se Amber Heard perde la causa, deve pagare un risarcimento in denaro, che sono 50 milioni di dollari. Comunque, come vi dicevo, lunedì è iniziato il controinterrogatorio, cioè fino adesso Amber, quando ha parlato, ha testimoniato, quindi c'erano i suoi avvocati a incalzarla, cioè a farle le domande, e lei rispondeva facendo poi sostanzialmente una testimonianza, dando una testimonianza di parte. Cosa è successo da lunedì? Da lunedì è intervenuta l'avvocata, se volete che la chiamo avvocata, ho visto che molti di voi desiderano il femminile, io direi avvocato, quindi farò un po' uno e un po' l'altro così accontentiamo tutti. Comunque l'avvocato Camille Vasquez, che è l'avvocato di Johnny Depp, no? Che è una che ha due coglioni grossi così e glieli ha sbattuti in faccia in continuazione a lei, proprio pam 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 pam, così. La scena era quella, e ragazzi, ci sono stati anche dei momenti in cui, vi dico la verità, mi sono sentita molto in difficoltà per Amber. Cioè io ero lì che dicevo basta, dai, cioè basta, ormai è morta, cioè basta, nel senso, perché ancora? Cioè è overkilling così, capito? Quindi è stato un po' un massacro, proprio un vero e proprio massacro. E è overkilling, ragazzi, io ci ho visto dell'overkilling. E guarda che sono già morto, sì, esatto. Comunque io credo che Camilla Vasquez, che è passata da persona semisconosciuta, penso, io non ne avevo mai sentito parlare, adesso è diventata l'idola, e credo che la sua carriera come avvocato stia andando, e se lo merita, se lo merita. È stata brava, è stata brava. Godi come un riccio, perfetto, benissimo. Non riesco più a guardarla senza immaginarla cagare sul letto. Ma sei perverso, però. Le vere legnate che ha preso Amber sono quelle da parte di Camille. Eh sì, è vero, è vero. Allora, comincio un attimo a raccontarvi che cosa è successo. Innanzitutto lunedì mattina è successa una cosa bruttina da parte della società, ovvero, cioè la società umana, ovvero quando è arrivata la Heard davanti al tribunale c'era una folla ad aspettarla, ovviamente aspettare lei, aspettare tutti, sembrava folla fuori, no? Quando è arrivata lei le hanno fischiato, le hanno riso dietro, cioè a momenti le lanciavano i pomodori, e ragazzi, cioè c'è un limite a tutto. Io posso capire che da casa, no, guardare il processo, godo che la distrugga e tutto il resto, oppure ci sta sul cazzo, va bene, però quello è uno schifo, esatto Michele, cioè questo è proprio bullismo, e non mi è piaciuto, nel senso che poi dopo, se io ce l'ho con una, allora, se io mi sta sul cavolo una persona, ma poi questa persona viene trattata ingiustamente, dopo mi sta più simpatica, quindi se fate così non fate altro che rendermela più simpatica. Scusate, mi rivolgo alla folla che era fuori dal tribunale, non a voi, però no, i pomodori non glieli hanno tirati Lisa, ma veramente ci mancava poco. Non riesco a dispiacermi per lei, se l'è cercata doveva pensarci prima. Lo so, però la gente dovrebbe anche darsi una calmata, secondo me. Però dopo è arrivato Johnny Depp e la stessa folla invece era tutta ti amiamo Johnny, eccetera. E lui, tra l'altro c'erano delle telecamere che riprendevano tutto questo, lui si è rivolto alla telecamera e ha detto no, comunque quelli sono tutti i miei parenti, ma che cartola è Johnny? Cioè, che cartola è Johnny? Mi ha fatto morire da ridere, perché lui diceva ehi, cioè è la stessa gente, no, che esalta forse fare il tifo fuori dal tribunale non è proprio di buon gusto, e quindi ha cercato di scusarli, no, dicendo che erano i suoi parenti. Mi ha fatto morire da ridere. Allora, quando Amber sale sul banco dei testimoni, inizialmente fa delle dichiarazioni, fa delle testimonianze accompagnata dal suo avvocato, cioè nel senso che era il suo avvocato a farle delle domande e guidarla in queste sue dichiarazioni. La prima cosa che ha fatto, appena è salita sul banco dei testimoni lunedì, ha modificato la sua vecchia testimonianza, cioè ha tipo corretto quello che aveva detto prima, probabilmente perché si è resa conto che certe prove che aveva mostrato entravano in contraddizione poi, o le prove che aveva raccolto l'accusa entravano in contraddizione con quello che lei aveva testimoniato, e quindi ha cambiato un po' versione, e questa cosa non è, cioè è partita subito malissimo, insomma non è proprio il massimo. Lei ha detto che
che vi ricordate che lei diceva che gli abusi da parte di Johnny erano partiti dopo un anno e mezzo dall'inizio del loro rapporto, cioè Johnny inizialmente si comportava benissimo, era perfetto, tutto il resto, poi dopo un anno e mezzo è ricaduto nelle droghe e ha cominciato a farle del male. Lei dice che invece no, si è sbagliata, in realtà gli abusi da parte di Depp sono iniziati molto prima di quanto lei ricordasse, già nel 2012, quindi già nello stesso anno in cui si erano conosciuti, e ha detto queste precise parole. Dice: mi vergogno di dire che penso che mi sarebbe piaciuto credere che il periodo in cui mi sono innamorata di Johnny, in cui ci siamo innamorati e lui era sobrio e non era violento con me, è durato più a lungo di quello che è stato. Quindi lei ha detto: mi sono sbagliata perché io nei miei desideri avrei desiderato che fosse durato di più. Tra l'altro vorrei farvi notare, cosa che se guardate le riprese del processo vi rendete conto anche da soli, come lei utilizzi questo escamotage, diciamo, di non dire mai le cose in modo oggettivo e diretto, ma di dire sempre: io penso di credere che, io ritengo che forse probabilmente pensavo, non è mai nero su bianco, ok? È sempre molto sfumatina lei, per cui è difficile anche carpire esattamente che cosa vuole esattamente testimoniare, e infatti su questo si è incarognita tantissimo la Vasquez, che le ha fatto notare tutte le incongruenze, cioè il caso credi, no, dimmi cosa è successo, cioè credi, penso, no, eri lì o non eri lì? E sì o no? Io non so quante volte l'ho sentito dire: sì, va bene Amber, ok, ma yes or no? Yes or no? E Amber: ma penso che no, yes or no? Cioè l'ha proprio distrutta. Io ero lì che dicevo mi sono presa proprio male. La strategia degli avvocati, ma sai, anche un modo di fare, Matmal, questo è classico dei bugiardi. È classico dei bugiardi patologici. Adesso io non voglio dire che lei era bugiarda patologica, però in generale chi tende a mentire e poi sa di dover tener conto di dover dar conto delle proprie bugie, tendenzialmente tende non a dire di aver mentito, ma a dire: ma io credevo fosse vero, ma mi sono sbagliata, ma cioè non è che dice: no, guarda, ho detto una bugia, non lo dirà mai, ma cerca di sfumare la verità insieme alla bugia per poi creare e confonderti, ecco. Comunque ha cambiato la testimonianza dicendo che gli abusi erano iniziati prima, quindi già nel 2012, e perché ha detto che ha revisionato gli appunti sulla sua terapia e lo ha capito da quello. Secondo me in realtà i suoi avvocati si sono resi conto che poi le prove dell'accusa, come vedremo la prima che viene mostrata, l'avrebbe sbugiardata. Insomma, le è stato chiesto perché non avesse ricordato questi momenti prima, e la Heard ha risposto: non è così che funziona la mia memoria. Allora, io devo ancora capire come funziona il cervello di Amber, perché tante volte rispondeva dicendo: non funziona così la mia memoria, i miei ricordi non funzionano in questo modo, il mio ragionare non funziona così. Quindi abbiamo capito che Amber ha un modo di ricordare, ragionare, non so, ha una forma cognitiva diversa da noi umili babbani umani, no? E io devo anche capire esattamente, voglio un foglio illustrativo su come funzioni le sue capacità cognitive. Comunque lui scusatemi, non ho finito. Lei diceva: non è così che funziona la mia memoria, siamo stati insieme per 5 anni ed è stato molto caotico a volte, una relazione molto intensa ed emotiva, quindi come chiunque può immaginare stavano succedendo molte cose e sfortunatamente la violenza è diventata normale. Questa è la spiegazione del perché lei si fosse confusa su quando sono iniziate le violenze. Vabbè, la sua memoria era così, confusa. Tra l'altro, una cosa che ha dichiarato prima di arrivare al vero e proprio interrogatorio, una cosa che lei ha dichiarato è che durante i litigi, cioè proprio mentre litigavano, Johnny Depp si autoinfliggeva delle ferite e che lei non ha mai aggredito Johnny. Io mi chiedo come fa a mentire sapendo di mentine. Cioè, ci sono gli audio in cui lei lo dice che lo picchia, ci sono 1000.000 testimonianze del fatto che lei lo picchiava, lì le prove ci sono. Infatti io mi dicevo: vabbè,
quello lo ammetterà di averlo fatto. Qui il punto è se è stata lei a subire, perché che lui abbia subito violenza lo sappiamo tutti. No, invece lei dice che no, che lei non ha mai picchiato Johnny e che le ferite che riportava, di cui ci sono le prove, e lui non solo ha delle prove fotografiche ma anche certificati medici, se le sarebbe fatte da solo durante i litigi. Perché lui, capito, adesso immaginatevi Johnny, lui mentre le urlava contro si tagliava da solo con il coltello, perché spesso brandiva un coltello, perché ovviamente lo sappiamo, lui è un pirata dei Caraibi, quindi non può andare in giro senza la sua sciabola, quindi era là col coltello e mentre litigava con lei si tagliava le braccia così. Ok, ma la cosa più bella è stata quando lei ha detto che, avete presente quando lui aveva la bruciatura di sigaretta sulla guancia? E tra l'altro sempre nella stessa occasione in cui si era rotto il dito, cioè si era proprio mutilato il dito, lei gli aveva mutilato il dito, vabbè, comunque aveva questa patacca rossa di sigaretta spenta. Ebbene sì, se l'è spenta da solo sulla faccia mentre le urlava contro. Anch'io sono confusa, Monica, sono confusa anche io. Ah, mangiate prima. È patologico il modo in cui mente? Abbastanza. Guarda, Vale Cucciola, puoi dire sempre la tua. Voi a quali pensi che saranno le ripercussioni personali e lavorative degli avvocati di Amber? Perché siamo tutti così ossessionati da questo processo? Allora, le conseguenze lavorative degli avvocati di Amber è che, contrariamente a quelli di Johnny Depp, ci fanno una figura di merda e probabilmente avranno molto meno lavoro in futuro rispetto invece a quelli di Johnny Depp, che ne avranno invece avalangate. Altra cosa, perché siamo tutti così ossessionati da questo processo? È molto semplice. Uno, per morbosità, perché a noi ci piace sapere i cazzi degli altri, e poi già ci piace con i comuni babbani, cioè nel senso, quanto ci piace guardare, non so, il marito di Liliana cosa mangia a colazione, no? È un po' di morbos, e ok. Figuriamoci se si tratta di VIP. Ma al di là del morbos, che effettivamente c'è, so che nessuno di voi è morbos, però la maggior parte della gente là fuori lo è, c'è una componente secondo me sociale molto molto importante, ovvero loro stanno portando davanti a miliardi di persone, milioni, non siamo miliardi, ok, vabbè, un tot immenso di persone stanno portando dei problemi che in realtà abbiamo tutti, o abbiamo avuto tutti, o avranno tutti, o insomma molte persone si incappano in relazioni tossiche e di cui non si è mai parlato abbastanza. Soprattutto non si è mai parlato degli episodi tossici, cioè si parla di relazione tossica, si parla magari di psicologia, si parla di violenza domestica, ma non si parla mai di le sevizie vere e proprie, di che cosa succede proprio nelle dinamiche, come dire, mettere la lente di ingrandimento su un litigio tossico, vedere come parlano. E il quotidiano tossico, esatto Albe, il quotidiano tossico. Per il momento chi vincerà adesso non è detto, anche perché dipende dai giurati, dai giurati, perché se loro sono, è una giuria popolare, ragazzi, bisogna capire loro come l'hanno percepita. E anche per questo che io dico sempre, no? Perché sento tante volte dire ma non si può giudicare questo processo fino a che non è finito e non venga fuori, insomma, il verdetto. Secondo me possiamo farci un'idea invece man mano che si svolge, se seguiamo tutte le dirette per intero, ovviamente ci possiamo fare un'idea, come se la fanno esattamente i giurati che sono lì, che sono babbani come noi, cioè non è che sono laureati in giurisprudenza o non lo so, persone, vecchi giudici o altrettanti giudici che sono lì, hanno lavorato nel sistema della giustizia e sono stati presi per giudicare. No, sono la pasticcera, il dottore, voi, cioè, capito? Sono persone random, quindi non che voi siate persone random, ovviamente. Oddio, cosa sto dicendo? Comunque sia, sono persone qualsiasi, ecco, non sono addetti ai lavori. Quindi, come si possono fare un'idea loro? Cioè, possiamo fare pure noi, cioè, non è che dobbiamo essere sto cazzo per farci un'idea, ok? Allora,
Quindi siamo arrivati al momento dell'autolesionismo di Johnny Depp. Queste sono sempre le dichiarazioni che ha fatto Amber insieme al suo avvocato prima del controinterrogatorio. Le viene chiesto dal suo avvocato che cosa l'avesse portata a chiedere il divorzio. Vediamo che questi appunti che lei fa prima le sono, diciamo, utili perché magari non sono venuti fuori prima, erano una pezza prima di sottoporsi al controinterrogatorio della morte. Quindi gli ha chiesto che cosa l'ha portata a voler divorziare da lui e lei ha risposto: sapevo che non sarei sopravvissuta se non l'avessi fatto, quindi ho chiesto il divorzio. Cioè, quello che lei sostiene è che, tra l'altro anche questa cosa ha fatto scalpore, l'hanno riportata anche moltissimi giornali italiani, quello che lei sostiene è che se non avesse divorziato sarebbe morta sotto le violenze di Johnny, perché Johnny un giorno sarebbe arrivato a esagerare così tanto da ucciderla senza nemmeno rendersene conto, perché lui parla di questo mostro preso dalle droghe che perdeva completamente il controllo, la rullava di botte, pam pam pash trash gna gna, e il giorno dopo non si ricordava niente. Quindi dice: visto che lui mi sembra poco in grado di intendere di volere mentre mi mena, chi mi dice che un giorno non passa dall'altra parte e poi io crepo? Quindi ho dovuto divorziare per salvarmi la vita. Ok, questo è quello che ha detto. Poi ha voluto fare una precisazione finalmente sulla figura di merda della Palette. Vi ricordate che la sua avvocatessa, la sua avvocata aveva portato questa palette tonda lì coi colori lì del correttore, che aveva presentato come la palette, proprio l'oggetto stesso, non un modello simile ma l'oggetto stesso, che lei ha portato sempre nella borsetta e che utilizzava come kit antiviolenza, non antiviolenza, antisegni di violenza, perché subito dopo i pestaggi lei ce l'aveva sempre dietro, perché sapeva che comunque gli arrivavano sempre delle botte da Johnny e quindi aveva sempre questa palette nella borsa. La palette di Milani, esatto. E poi è stata smentita questa cosa, che ha fatto un gran casino e un gran scalpore, perché Milani ha postato su TikTok una storia in cui la sbugiardava di brutto, perché diceva: scusami, ma hai divorziato da Johnny Depp nel 2016, questa palette è uscita nel 2017, cioè non esisteva prima nemmeno nei nostri pensieri questa palette, cioè è stata prodotta e commercializzata nel 2017, quindi ciaone. Quindi la Heard ha tenuto in mano questa palette e ha detto: no, ma non è proprio questa che usavo, ma una molto simile. Quindi quello che ha appena detto è che suo avvocato non sapeva quello che stava dicendo, cioè sostanzialmente ha corretto quello che ha detto il suo avvocato, diciamo. Lei ha detto esattamente: questa non è ovviamente quella esatta che portavo, ma la portavo sempre con me. Lei ha spiegato anche un pochino, ha fatto il tutorial, make-up tutorial, che ci aveva promesso, lo ha fatto. Ragazzi, cos'è la palette? Elisa, hai presente quando ci sono i trucchi nella scatola compatta, che tu apri la scatola e dentro ci sono tutte le varie sezioni colorate? Quella è una palette. Ma sono bravissima, vero? Sono bravissima a spiegare le cose di trucco. Però, cioè, prossimo lavoro fashion blogger. Comunque, andiamo avanti. Lei spiega appunto tutto l'iter che utilizzava per truccarsi. Dice che immediatamente dopo i pestaggi la prima cosa che faceva era mettere il ghiaccio sulle ferite, sui gonfiori, per ridurre i gonfiori, e quello funzionava subito, perché il ghiaccio proprio riduce subito tutti i gonfiori. Poi ci metteva una crema all'arnica e successivamente si truccava. Ha spiegato come vanno usati tutti i vari colori in base agli stadi dell'ematoma, perché inizialmente è rosso, quindi devi usare una cosa un po' verde, poi dopo diventa viola e ci metti quello così, adesso non lo so perché non ho capito niente, ma godetevi il tutorial se vi interessa, non riesco a riportarvelo sinceramente. Comunque le hanno chiesto anche, sempre
il suo avvocato gliel'ha chiesto, quindi siamo ancora prima del controinterrogatorio, gli hanno chiesto: ma perché non ti sei mai rivolta alle forze dell'ordine per la violenza domestica e non hai mai sporto una denuncia penale? E lei ha risposto che non lo ha mai fatto per difendere Johnny, per proteggere Johnny, perché se lei avesse denunciato lui sarebbe stato arrestato e questa cosa gli avrebbe rovinato la vita, la carriera, lo avrebbe traumatizzato, e quindi per proteggerlo non ha mai denunciato. Ok, ha detto così, noi la prendiamo così. È che ha detto che metteva prima il fondotinta, poi il correttore e poi il color correcting. Peccato che vada fatto nell'ordine opposto. Ma guarda Ioana, sull'ordine in cui pacciacarsi le cose in faccia non ti so dire granché, però so da attrice che è stata truccata molte volte da varie make-up artist che hanno tutte delle teorie diverse, cioè ognuna ha la sua scuola, diciamo. E anche su metto prima il correttore poi il fondotinta, prima il fondotinta poi il correttore, mi ricordo che tante volte queste si saccagnavano per questo motivo, però io li guardavo, cioè sempre spiattellami quello che vuoi in faccia, poi dai, comunque ma prima datti i pugni, se no è inutile tutto quel trucco, ecco, tipo, vedi, tra l'altro. Comunque parte il controinterrogatorio. Siamo partiti, è arrivata la Vasquez, sale sul banco, Amber comincia a sentire la musica degli angeli e la prima cosa che le viene mostrata è un coltello. Perché? Inizialmente allora la Vasquez le fa ripetere questa cosa, che le dice: quindi Amber, tu hai detto che ti sei sbagliata e che devo creare l'emoticon facepalm, esatto, Rasha, che sia, ascolta quello che dice Rasha, c'è bisogno, grazie Kezia, la nostra grafica, sono tutte sue le grafiche, fantastica Kezia. Comunque prima fa ribadire, diciamo, ad Amber che si era sbagliata rispetto all'inizio delle violenze di Johnny, che sarebbero risalite al 2012 e non al 2013, quindi praticamente subito quando si sono conosciuti. E lei dice sì, praticamente subito, ma c'è stato un lungo periodo di pausa nel 2012 perché lui si era ripulito. Dici, vabbè, non è questo che ti ho chiesto, ho detto sono iniziato nel 2012, sì, ok. Come vedete lei sempre che parte per la tangente cerca di distrarre, come quando ti interrogano dal prof che tu dici, vabbè, sì, mi hai chiesto una cosa, ma io provo a dirti tutto quello che ci somiglia intorno. Mi è piaciuta molto questa cosa, comunque va bene. E quindi viene tirato fuori un coltello. Questo è il coltello che tra l'altro viene portato in aula da uno sceriffo ed è stato un momento molto alto secondo me, più che altro perché, non lo so, aveva un manico di un colore che ho detto ma come ti viene di regalare un coltello così brutto, però va bene. Fatto sta, e questo coltello l'aveva regalato la Heard a Johnny nel 2012 in occasione del compleanno di Johnny e la Velasquez gli ha detto: questo è il coltello che hai regalato all'uomo che ti picchiava, giusto? E lei ha risposto sì, ma non ero preoccupata che mi colpisse con quel coltello. Ora, non si fanno mai conclusioni quando c'è un interrogatorio, cioè non è che la avvocata comincia a dire allora questo implica questo, quest'altro e lo spiega come facciamo qui. Semplicemente lei mette avanti delle evidenze, fa vedere delle cose, non le commenta e passa oltre. Infatti questa finisce qui e lei passa oltre. Che cosa ha voluto comunicare alla giuria? Ha voluto comunicare che se Amber avesse avuto veramente paura di Johnny, sicuramente non gli avrebbe regalato un coltellazzo così. Ma vi giuro, non è che gli ha regalato il coltello del pane, cioè non è che gli ha regalato il taglia parmigiano, gli ha regalato una sverga di coltello così, che poi d'altra parte non è una prova. Comunque, ora, ovvio non ovvio, nel senso che viene da pensare, semplicemente, se uno non si ferma troppo a pensare, che una persona che ha paura di un'altra non gli regala un'arma. Però
concentriamoci su come è stata descritta questa relazione. Aveva i periodi meravigliosi e gli episodi di merda. Quindi se tu sei nel periodo meraviglioso, in realtà ti illudi che vada tutto bene e andrà tutto bene per sempre. Quindi è come se eliminassi l'esistenza del periodo di merda, cioè è come se il mostro lo negassi nella tua testa, come se non ci fosse proprio. Quindi se le parole di Amber Heard ovviamente sono credibili, mettiamoci nell'ipotesi in cui sia tutto vero, anche perché secondo me è utile analizzare questo processo se analizziamo anche quelle che sono le dinamiche della relazione tossica, quindi prendiamo anche questo come fattore. Non è una cosa che sta davvero in piedi questa, cioè avrebbe potuto tranquillamente regalarglielo. Perché? Perché magari nel periodo di buona lui era un appassionato di coltelli, era un collezionista, non vai a pensare, cazzo tanto ne ha 57.000, se ne ha anche 57.001, non mena mica con quello per forza. Oppure tanto va tutto bene, lui ha avuto qualche episodio così ma adesso si riprende, vedrai che staremo da Dio tutta la vita, quindi neghi tutta quella parte di oscurità e di brutto e glielo regali come fosse una persona che non ha mai fatto violenza. Perché teniamo in considerazione che in una relazione tossica, quando le cose vanno bene, si crede che possano andare davvero bene per sempre. È per quello che non si molla. Sì, c'è la dipendenza, ma c'è anche la speranza che è l'ultima a morire. E tante volte non è bello quando le speranze sono invece disperate. Comunque, l'avvocato di Depp, la Vasquez, in generale, che poi io la chiamo la Vasquez oggi perché non ce la posso fare a pronunciarlo giustamente, ha mostrato diverse foto alla Heard, foto che sono state scattate alla Heard nei giorni successivi ai presunti abusi, e le ha chiesto ripetutamente se lei vedesse segni visibili di ferite in quelle foto, che ovviamente è una domanda provocatoria perché non c'erano. E la Heard ha risposto, tutte le volte ha risposto: nessuno che puoi vedere. Quindi tu vedi segni visibili in questa foto? Nessuno che puoi vedere. Quindi sostanzialmente la Vasquez non può vedere i segni di violenza che ci sono, ma ci sono. In realtà ha aggiunto anche che non si vedono perché lei... Ma questa mosca quanto fastidio dà! Comunque... dice anche che lei nelle foto non si vede perché aveva sempre il trucco per coprire i segni e non andava mai in giro senza il trucco per coprirli, e usava anche il ghiaccio per togliere i gonfiori. Ma andiamo un attimo adesso nello specifico di queste foto, perché hanno, come dire, evidenziato delle incongruenze belle importanti. Ora, che cosa sta facendo la Vasquez? Prende le prove portate dalla difesa, cioè dagli avvocati di Amber Heard, e le ripropone, evidenziando le contraddizioni interne. Quindi cosa fa? Va a smontare le prove che ha portato Amber Heard. Allora, andiamo a vedere un attimo le foto. Dunque, la Vasquez mostrerà due foto portate da Amber come prova del pestaggio del 21 maggio 2016, che è stato a quanto pare l'ultimo prima poi del divorzio, perché è stato quello definitivo. Ora, ed è stato anche quello con cui lei ha chiesto, diciamo, l'ordine restrittivo. Queste sono foto che dovrebbero testimoniare il fatto che lei è stata abusata con il lancio di un cellulare in faccia, cioè quindi Johnny le avrebbe lanciato il cellulare in faccia colpendola in pieno viso e facendole del male, quando lui invece racconta di averlo lanciato dietro di sé, che sapeva che c'era il divano e che questo telefono in realtà sia rimasto intatto proprio perché lui sapeva c'era il divano e quindi l'ha tirato dietro perché cadesse sul divano. Allora, la foto, una è questa e una è questa. Allora, ho necessità di sgrandirvele. Perché? Perché qui c'è un qualcosa che non torna, ovvero la Vasquez sottolinea che Amber nella sua testimonianza sotto giuramento ha detto di averle scattate entrambe la sera del 21 maggio, subito dopo le violenze. E qui Amber si incastra perché dice:
no, ma in questa io vedo della luce diurna dietro, quindi molto probabilmente l'ho scattata il giorno dopo, perché vedo che c'è della luce diurna. E la Vasquez gli dice: ma guarda che tu hai testimoniato sotto giuramento di averle scattate la sera stessa e hai detto di aver utilizzato due luci diverse, due tipi di luci diverse. E qui Amber deve ammettere che sì, è vero, la testimonianza era che le aveva fatte tutte e due la stessa sera, quindi cerca di rimediare dicendo: no, ma forse mi sono sbagliata, perché quella lì effettivamente c'è della luce diurna, quindi forse ho scattata il giorno dopo. C'è anche una cosa molto molto particolare che la Vasquez fa notare. Dice: guarda baby, hai mentito nella tua testimonianza, non solo perché me lo stai dicendo qui, ma anche perché si vede che hai due collane diverse. Cioè, o ti sei cambiata collana, quindi farti le foto, o... Guarda, adesso qui si vede poco effettivamente, però se ci fate caso, qui la collana, quel pezzettino che si vede, ha delle maglie molto più larghe rispetto a questa collana, che è una collanina sottilina, anzi sono due collanine molto sottili. Questa invece è una collana più spessa. Anche le sopracciglia, sì, è vero, qua ha il sopracciglio tagliato e qua ce l'ha intero. Sembrano fatte proprio in due occasioni diverse. Appallonare! E quindi insomma, e qui l'ha proprio messa in buca male, e c'era Amber che non sapeva bene come giostrarsela, tant'è che ha scelto di rimanere in silenzio e prendersela direttamente nel di dietro. Tra l'altro è anche evidente che sono state fatte in due occasioni diverse. Mettiamo caso che siano davvero risalenti a due pestaggi, sono sicuramente due pestaggi diversi, perché qui ha una ferita sullo zigomo e qua non ce l'ha più, ce l'ha più in alto, e ce l'ha sulla fronte, sulla tempia e sull'occhio. Sono due momenti diversi, assolutamente. E questo è quello che ha fatto, ha evidenziato la Vasquez, evidenziando come lei abbia mentito su una cagata, perché non c'era bisogno di mentire su questo, però ha mentito palesemente. Quindi questo, pam, è nero su bianco che abbia mentito. Con le ricerche c'è poco da imbrogliare, esatto, e i metadati non ne hanno parlato, quindi, ma non servono. Cioè, nel momento in cui tu hai delle evidenze che all'occhio umano sono molto più chiare che dei metadati, quasi quasi usi quelli, no? Cioè, i giurati hanno capito benissimo. Ecco, poi vengono mostrate altre due foto, queste, e gli dice: Amber, anche queste foto sono state scattate quella stessa notte. Tu hai detto che hai scattato queste foto quella notte. E dice: sì. Amber sostiene, e ha sostenuto nella sua testimonianza, che queste siano due foto diverse, scattate in momenti diversi, con due luci diverse. Perché la Vasquez gli dice: ma sei sicura che non hai aumentato la saturazione della foto a sinistra per risultare più evidente l'ematoma? E lei dice: no, sono due foto diverse scattate con due luci diverse. Allora ragazzi, trova le differenze, facciamo così, giochiamo a trovare le differenze che non siano i colori. Allora, se guardate, partiamo dall'alto. La luce proiettata sulla fronte è esattamente identica. Allora tu mi dici che sono due luci diverse, ma se guardate tutti i riflessi della luce sulla fronte, sul naso, sotto l'occhio, sono identiche, quindi mi risulta difficile che tu abbia cambiato luce. La posizione dei capelli, cioè guarda che c'è un ciuffo sulla sinistra che è disordinato ed è esattamente disordinato come l'altro. Le ombre sono identiche, cioè non cambia nulla se non la saturazione. E anche qui
assistiamo a un Amber che mente sapendo di mentine, perché lei continua a dire no, sono due foto diverse, sono due foto diverse, ma sei sicura che non l'hai modificata per far sembrare che fosse più evidente l'ematoma? No, sono foto diverse. Benissimo, ma lei non è che ci va troppo dietro, cioè non è che la Vasquez dice stai mentendo, è evidente che sia così. No, la Vasquez rimane in silenzio, fa vedere la foto, allora dice ok, andiamo avanti. Ma non ha bisogno di spiegarlo, non so come dire, è talmente tanto evidente che lei stia mentendo che non c'è bisogno nemmeno di argomentare, no? È così scema, raga, io non so cosa dirvi, cioè qui avrebbe potuto almeno fare come prima, cioè si vede che stavano diventando un po' troppe le cose che lei doveva correggere, tra il no, effettivamente le violenze sono iniziate prima, e anche lì ti prende una sdengata che ti mostrano il coltello e dici mannaggia, ma sì, forse quella foto l'ho fatta il giorno successivo, e poi insomma sono due foto completamente diverse, tu avevi testimoniato che l'aveva fatta la sera stessa, cioè si sta rimangiando tutta la sua testimonianza, il che è veramente greve. Ok, adesso passiamo all'argomento relativo agli episodi di violenza avvenuti tramite gli anelli. Sì, perché praticamente Johnny, avete visto, no? Lui indossa sempre tutti gli anelli in tutte le dita, e Amber Heard ha testimoniato che Johnny utilizzava tutti questi anelli per darle delle manate col dorso, no? sulla faccia, e che questi anelli metallici la ferivano gravemente, no? Poi tra l'altro c'è stato anche un momento in cui lei ha cominciato a dire che tipo gravemente è un concetto soggettivo, per lei all'epoca avere non mi ricordo cosa ha detto esattamente, avere un taglietto sul labbro, avere un segno sul mento era qualcosa di ferito gravemente, quindi ha voluto un po', come dire, contenere, ecco, la gravità. Comunque la Vasquez appunto tira fuori questo episodio di violenza risalente al marzo 2013 in cui Amber aveva testimoniato di essere stata picchiata con il dorso della mano piena di anellassi, così, da Johnny. E Vasquez è l'avvocato di Depp che sta conducendo il controinterrogatorio. Scusate, magari c'è qualcuno che è entrato da poco e non capiva. Vasquez mostra la foto che Amber si sarebbe scattata il giorno dopo quell'episodio, e la foto è questa. Ora abbiamo la conferma che sì, la vedete bruna, probabilmente o non si era fatta la tinta bionda o si era fatta la tinta bruna, ora non lo so, comunque è lei al 100%, anche perché come vedete c'è il numerino della prova in tribunale, quindi abbiate fede. Ripeto, il vero femminismo, almeno il mio, è contro la violenza di genere, contro il patriarcato, e Johnny è vittima del patriarcato proprio per ciò che ha denunciato lei. Ma guarda, l'audio, tra l'altro glielo faranno sentire di nuovo quell'audio, l'audio in cui lei nella telefonata a Johnny gli diceva sì dai Johnny, vai a denunciare, dai, vai a raccontare al mondo che sei vittima di violenza domestica, che cazzo vuoi che ti creda a te, omone grande e grosso, cosa vuoi che credano, che ti picchiavo io? Ma va là. Ecco, questa che io vi ho parafrasato, non ho detto le parole esatte ovviamente, che non l'ho imparata a memoria, ma il succo è quello. Gliel'hanno fatta risentire in aula, cioè la Vasquez gliel'ha fatta risentire, e lei ha detto sì, ho detto così per evidenziare l'assurdità, perché era lui che picchiava me. Va bene, comunque, ok. I lividi ci vogliono in media 15-20 giorni minimo a cancellarsi. Sì, dipende anche quanto sono profondi, ovviamente, cioè quanto sono intensi. Invece i lividi del genere, specialmente se uno mi tocca con un po' più di pressione del solito. Ecco, anche questo dipende moltissimo dal nostro sistema circolatorio, microcircolatorio. Cioè, per esempio, faccio un esempio stupido, le donne che assumono la pillola sviluppano i lividi molto più facilmente delle donne che non la assumono, perché va a indebolire i vasi sanguigni, e poi è anche molto soggettivo, quindi vabbè, un livido così. Ma torniamo un attimo alla foto. Perché? Perché questa sarebbe la foto prova delle violenze ricevute
dopo il fatto che lui l'avesse menata con scusatemi, non i guanti d'anello con la mano inguantata d'anelli, no? Avete preso, insomma, gli aveva dato le anellate in faccia. E lei dice sì, vabbè, ok, c'è questa foto qui. Vasquez dice: ma non hai nessun segno sul volto in questa foto? Hai detto di averla scattata il giorno dopo per testimoniare le violenze, ti sei concentrata su questa cosa della manata in faccia, non ti sei fotografata la faccia e quello che si vede dalla foto della tua faccia è sano. Quindi? E lei gli risponde: non quelli che quest'immagine mostra. Cioè, le sue risposte, vi giuro, è come parlare con il cappellaio matto. Cioè, allora, che poi era Johnny Depp, ma va bene. La frase è: non hai nessun segno sul volto qui, dice l'avvocata. E lei risponde, Amber: non quelli che quest'immagine mostra. Cioè, letteralmente ha detto not that this picture shows. A supercazzola, esatto, a supercazzola. Comunque, cioè, adesso noi possiamo anche fare un po' di zoom quanto volete, e se tu ti sei presa un'anellata nei denti, in faccia, sul naso, dov'è? Cioè, poi non lo so, cosa fai? Ti sei truccata per fare questa foto qui che doveva essere una prova della violenza? Ti sei truccata per fotografare la violenza? Cioè, boh, mi sembra una presa per il culo a tutte le vere vittime, sinceramente. È proprio brutto. Cioè, se io fossi una vittima di violenza domestica, a vedere sta roba mi incasserei come una bestia. Ma veramente tanto. Poi truccata vestita come appena alzata dal letto. Eh sì. Ok, e le chiedono ovviamente se avesse cercato aiuto medico, se si fosse rivolta a un medico dopo queste violenze. Lei ha detto no. Questa domanda gli verrà rivolta sempre e lei quasi sempre dirà no, ma poi seguiremo insieme. Poi parleranno della foto, di questa foto di Johnny, che beh, è abbastanza a disagio. Che cosa vedete in questa foto? Vedete un Johnny Depp visibilmente con una mano in tasca e con, come dire, addormentato in un luogo non ben definito, forse mi sembra un divano, ma c'è un guanciale, quindi non lo so. Comunque ha un gelato che gli si è sciolto, perché si vede che sta addormentato con il gelato in mano, gli si è sciolto e si è tutto sbrodolato col gelato. Ok, perché è stata portata come prova? Per far vedere quanto Johnny esagerasse con la droga, quanto fosse un mostro cattivo, no? Che si drogava, poi sveniva, quindi esagerava, era la colpa del nonno, sì. Io all'inizio ti giuro che ho pensato che si fosse cagato addosso, cioè vedendolo così ho detto ma quella è diarrea, no, invece no, era il gelato. Questo processo è una sconfitta verso le vittime di violenza, indipendentemente dall'identità di genere. Parole sante, Michele, veramente. Ma andiamo avanti. Allora, questa foto qui l'ha scattata Amber dopo, insomma, che lui aveva assunto molte droghe ed è svenuto là dietro, no? Quindi la Vasquez le ha chiesto: ma hai mai mandato questa foto a qualcuno? E Amber dice non mi ricordo. Ecco, tra le tecniche fantastiche di Amber, quando si vede messa all'angolo, lei ricorre al non mi ricordo, perché come vi ho detto poco fa, noi non possiamo capire come funziona la sua memoria. Quindi lei ha un sistema cognitivo diverso, è un alieno. Mi hai spaventato! Dai, vieni! Sei tornato? È tornato Mao. Perché gli faceva tutte queste foto e video quando il marito stava male? Brava, è quello che si è chiesta anche la Vasquez. Infatti gli ha detto ma l'hai mandata a qualcuno questa foto? E fa non me lo ricordo. Io questa foto l'ho scattata per aiutare Johnny.
e spiega che lei scattava le foto dopo, insomma, di Johnny tutto svenuto, di Johnny rovesciato dopo aver preso le droghe, che gliele scattava per fargli rendere conto di che livello arrivava a toccare quando si drogava, cioè quanto faceva schifo quando esagerava con la droga, perché lui il giorno dopo non si ricordava niente, perché tante volte cosa succedeva? Che arrivavano le guardie del corpo e lo trasportavano in braccio come un bambino nel letto. Quindi quando lo trovavano così arrivava la guardia del corpo che lo prendeva e lo portava a Nannino. Ma vi immaginate essere quello che porta a Nannino Johnny Depp? Cioè che lavoro bello è, voglio dire, un po', oh cosa hai fatto ieri sera? Ho portato a Nannino Johnny. Vabbè, al di là di questo, e lei quindi scattava le foto prima che venisse riportato a letto, perché sennò lui si sarebbe svegliato il giorno dopo convinto che andava tutto bene, che non si era ridotto così. Beh, peccato che poi la Vasquez tira fuori proprio papam, così tira fuori uno screenshot di una conversazione tra Amber e Raquel Pennington, che era all'epoca la sua migliore amica, che tra l'altro dopo vedremo anche la sua testimonianza, che è c'è questo screenshot dove Amber le manda questa foto e le scrive: questo è quello con cui ho a che fare. La fa vedere e la Vasquez fa solo questa domanda, dice: è questo il modo in cui lei dava sostegno al signor Depp? Sottinteso, mandando le foto alla migliore amica, prendendolo per il culo, facendo le foto senza il suo consenso mentre dorme? E Amber ha risposto: no, sono io che ricevo supporto dalla mia migliore amica, ho anche io bisogno di supporto. Al che la Vasquez gli chiede: ma tu sapevi che Johnny si sarebbe arrabbiato se fosse venuto a sapere che tu mandavi la foto di lui che dormiva ridotto in quello stato alla tua migliore amica? Sì. E perché l'hai mandato lo stesso? Se avevi paura di Johnny e sapevi che si sarebbe arrabbiato, perché l'hai fatto lo stesso? E lei risponde: perché non avrei dovuto. Cioè, tu gli fai una domanda tipo: perché hai fatto questo? E lei: perché no? Va bene, perfetto, ok. Sembra un aggiornamento da Sugar Baby della serie guarda cosa mi tocca sopportare per i soldi e la fama. Sì. Allora, su questo punto vorrei fare una precisazione. È importante. La risposta che ha dato la Heard non è del tutto sbagliata, nel senso che quello che lei ha detto è se io anche avevo paura di Johnny, comunque non rinuncio alla libertà di fare il cazzo che mi pare, nel senso che sì, ne avevo paura, sì, se si arrabbiava mi menava, però io comunque mi prendevo la libertà di fare ciò che pensavo giusto fare, anche se lui si sarebbe arrabbiato. E questo ci sta, nella relazione tossica ci sta benissimo, cioè non è che per forza tutte le vittime di violenza poi evitano, la maggior parte sì, però non è una costante, ok? Quindi questa osservazione va sempre a puntare un po' sull'ignoranza rispetto alle dinamiche di relazione tossica. Ma ragazzi, qui si parla di strategie, devi manipolare una giuria, quindi ovvio che utilizzi dei bias cognitivi e ci pigi sopra, insomma, anche se c'è un po' di ignoranza va bene, perché magari non si fermano troppo a pensarci. Ci sta pure sfogarsi con la tua migliore amica di una situazione di merda. Sì, è vero, ci sta anche sfogarsi, anche se, ragazzi, mandare le foto scattate a una persona senza il suo consenso a una terza persona è sbagliato, cioè sappiatelo, non si fa. Lo so che si fa perché tanti lo fanno, ma non è una cosa assolutamente corretta. Adesso passiamo all'argomento beneficenza, che è stata una roba veramente sbababam. Aspetta che togliamo Johnny da questa condizione, rimettiamoci la base, poi dopo vi farò vedere le altre immagini. Comunque, la Vasquez ha chiesto alla Heard: ad oggi hai
hai donato i 7 milioni che ti ha pagato Depp per il divorzio in beneficenza come avevi promesso? Anzi, la domanda è stata: ad oggi tu non hai ancora devoluto i soldi in beneficenza come avevi promesso, vero? E Amber risponde incorrect, cioè no, non vero, falso. Perché? Dice, perché io li ho impegnati. E qui comincia un battibecco veramente nonsense, perché l'avvocata gli dice: io non voglio sapere se tu li hai impegnati. Cioè, cosa vuol dire impegnati? Che ti sei impegnata a donarli. Io non so se ci sia un foglio che si firma per una cosa del genere o basta, insomma, lei si riferisca alla promessa mentale, verbale, scusatemi, promessa verbale di averli promessi, insomma, di averli impegnati in questo senso. E lei dice: no, rispondi alla mia domanda. Ad oggi hai donato quei soldi? E usa il termine donated. E lei fa: sì, li ho impegnati. E qui continuano: donato, impegnato, donato, impegnato. A una certa Amber dirà: ma perché io uso impegnare e donare come sinonimi. Tutti ti giuro, in aula che scende il gelo, tipo, che cazzo sta di questa? Io li uso come sinonimi. E la Vasquez li guarda e fa: beh, io no. Quindi ad oggi quei soldi li hai donati, non impegnati, donati. Oh, gli ha dovuto chiedere 4 volte, gli ha dovuto chiedere. Alla fine ce la fa e ammette che ad oggi non li ha ancora versati. Cioè non ce la fa a dire no. Cioè, lì la risposta era no. No, deve sempre girarci intorno. Vedete? Insomma, alla fine no, non li ho ancora versati. Ora, di quei 7 milioni, lei avrebbe dovuto versare 3,5 milioni all'American Civil Liberties Union, che è un'associazione per le unioni civili e per i diritti LGBTQ+, e metà al Children's Hospital di Los Angeles, che come dice il nome è un ospedale per i bambini. Sono stati devoluti, penso, qualcosa di più di 1 milioncino. E anche qui hanno evidenziato questo punto, ma i soldi che sono arrivati a questi 2 enti non provenivano dai 7 milioni di Johnny Depp, anzi provenivano in parte direttamente da Johnny Depp e i restanti da Elon Musk. Quindi Elon Musk ha anticipato una parte delle donazioni di Amber per Amber quando stavano insieme. Cioè, io veramente, sì, li ha messi lui a nome di lei, però lei quei 7 milioni non li ha toccati. Fa l'esempio della casa che non c'entra nulla. Se compro una casa dico ho comprato, non è che i soldi li do tutti subito. Sì, esatto, Albe fa quell'esempio lì del cavolo, mamma mia. Non ho ancora avuto tempo di donarli. No, aspettate, perché c'è di peggio. Perché lei dice: no, io non ho potuto usare quei 7 milioni perché poi Johnny mi ha citata in giudizio, quindi avevo bisogno dei soldi per pagarmi le spese legali. E la Vasquez dice: qui ti volevo. Tira fuori, io la vedo la Vasquez che è lì con la cartella che fa e fa: beh, Amber, però dal ricevimento dei 7 milioni alla citazione in giudizio di Johnny sono passati 13 mesi. Tu in 13 mesi non sei riuscita a fare questa donazione? Tu per 13 mesi hai scelto, you choose, di tenerti i tuoi soldi, di tenerteli. E lei qui risponde cose tipo: ma io non la penso come te. Tipo, ma io comunque non la penso così. Molto così. A questo punto però l'avvocata, secondo me, ha fatto un po' uno scivolizia. Perché ha detto: quindi tu hai utilizzato la storia della beneficenza, facendo passare la storia della beneficenza nel senso che implica il fatto che fosse falsa, cioè ha inventato questa cosa della beneficenza per sembrare una nobile vittima.
Qui Amber si incazza come le iene perché comincia a dire che lei non ha mai voluto essere vista come una vittima, di non essersi mai riferita a se stessa come una vittima e che a lei non sono mai interessati i soldi di Johnny Depp, che lei è una persona indipendente economicamente che non c'ha bisogno certo dei soldi di Johnny Depp, ma stava con lui per amore. Ok, ora secondo me accusare una persona di voler passare come nobile vittima quando è lì a dire di essere una vittima l'ha scivolata un pochino, gliela come dire, gliel'ha passata per farle fare la schiacciata, perché qua Amber giustamente ha preso tutte le simpatie del mondo femminista rispondendo per le rime a un'accusa che effettivamente aveva un po', cioè secondo me ha superato il limite, ecco, però a mio parere, ditemi ovviamente come ne pensatela. Ma veniamo all'episodio dell'Australia del dito mozzato, il famoso episodio, sempre quello, uno dei più rappresentativi delle violenze portate avanti da Amber. Allora, in questo vi faccio un brevissimo recap. In questo litigio Johnny Depp ha testimoniato che Amber continuava a voler litigare, lui girava per tutta la casa, lei lo inseguiva, lui è andato giù dove avevano un bancone tipo bar con tutti i super alcolici per bere e allontanarsi da lei lo ha seguito anche lì e insomma hanno cominciato a litigare, lui non ne poteva più, lei ha preso a un certo punto questa bottiglia di vetro, l'ha lanciata, lui aveva la mano sul bancone così e gli è atterrata proprio sul dito, rompendosi i vetri, rompendosi la bottiglia, proprio tranciato di netto il fingertip, cioè devo smettere di guardare cose in inglese, no, devo andare avanti così magari lo imparo. La cima del dito, ecco, l'ultima falange. Heard invece ha una versione totalmente diversa. Lei dice che Johnny Depp si sarebbe tagliato da solo il dito mentre rompeva un telefono montato a parete, quindi non è più un cellulare, adesso ho scoperto che non era un cellulare ma un telefono montato a parete, mentre la teneva stretta per il collo, quindi con una mano la teneva stretta per il collo e la spiaccicava contro una superficie, con l'altra picchiava contro sto telefono a muro e si sarebbe spaccato il telefono tagliandogli tutta la falange. Ok, dopodiché lei ha raccontato, ha testimoniato di essere anche stata stuprata con una bottiglia rotta e in seguito aver sanguinato moltissimo dalla sua vagina, e che però comunque non ha mai chiesto aiuto medico in quell'occasione. Cioè io non so come fai a sopravvivere con l'utero lacerato, ma magari funziona, non lo so, non voglio provare. Se vi lagga abbassate la qualità oppure refreshate, provateci. Ora, la Vasquez comincia a insistere sull'ordine temporale con cui si sono svolte le violenze, perché se lei dice che Johnny prima ha rotto il telefono e si è rotto il dito, poi l'ha abusata con la bottiglia con il dito rotto, cioè com'è andata sta dinamica, non si capisce cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Qui la Heard entra proprio in contraddizione estrema, cioè la vedi proprio super mega in confusione, che non riesce a ricostruire la dinamica, dice che alla fine non si ricorda la sequenza temporale, che lei non ha mai testimoniato su una precisa sequenza temporale ma solo sui vari episodi, e che tutte queste violenze si sono svolte nel giro di 3 giorni, quindi lei non sa dire se è successa una cosa prima o una cosa dopo. Quindi è così confusa da colpirsi da sola, insomma, anche qui ci sta,
che tu non ti ricordi esattamente, ma quando sei in un tribunale e testimoni, quindi usi le tue parole per dire cose che rimarranno scolpite nella legge, nella roccia per sempre, tu devi stare attenta a ogni singola parola che dici. Non puoi dire inesattezze, poi correggerle dopo, ma sì perché io poi son cazzona nella vita, eccetera. Io sono molto così, per esempio, cioè io sono una persona che quando racconta le cose non sto lì a guardare il pelo nell'uovo, magari non sono precisissima, anche nella mia testa non è che mi ricordo benissimo tutto, ma se non mi ricordo benissimo tutto non vado in tribunale con le prove a dire è andato così così cos'ha e poi dopo per dire che non mi ricordo. Bisogna stare molto attenti, perché ovviamente ogni parola che dici può essere rivolta contro di te, ed è esattamente quello che sta succedendo ad Amber. La Vasquez, vi ricordate che in quell'occasione Johnny aveva cominciato a scrivere con il sangue e con un pennarello sugli specchi e sui muri di casa? E allora hanno ritirato fuori la fotoprova. Eccola qua. Ciao. Scusate, il momento Mao. È il momento Mao. È super carino lui. Sì, è super coccolino. E adesso ogni tanto dorme anche con me, ma lui ha bisogno del contatto fisico ed è troppo caldo. Tu non puoi con tutto quel pelo volere sempre contatto fisico. Sì, leccami. Oh, sì, ok, perfetto. Vabbè ragazzi, dipende molto dall'indole. Ci sono i gatti coccolosi e ci sono i gatti che preferiscono fare i cavoli loro. Però lui coccole sempre. Cioè lui coccole sempre. Non è neanche quando vuole lui, sempre. Tipo, sempre. È un coccole addicted. Comunque, hanno tirato fuori questa foto. Come vedete ci sono le scritte di Johnny e sotto finalmente abbiamo avuto la conferma che Cole Curly, non leggo Cole Curly, she said it better baby, lo ha scritto, l'ha scritta in rosso, l'ha scritta Amber. Infatti c'era venuto il dubbio perché era una scrittura diversa e sembrava un po' una risposta a tutto quello che c'era scritto, e adesso ne abbiamo avuto la conferma, l'ha scritto Amber. Quindi cosa fa la Vasquez? Gli mostra la foto e innanzitutto sottolinea che lei non compare nella foto, implicitamente dicendo sarebbe stato utile se, già che fai la foto a uno specchio, magari ci metti anche la tua faccia, visto che insomma portavi segni di violenza, sarebbe stato utile vedere la tua faccia. Ma ovviamente lei non compare nella foto, no? Non compare. E poi sottolinea come la scritta in rosso effettivamente l'abbia fatta proprio non lo so chi sia Curly sinceramente, l'abbia fatta proprio lei, la Amber, e sottolinea la Vasquez proprio così. Lei dice: quindi Johnny era di là col dito mozzato che perdeva sangue e tu intanto pensavi a scrivere sullo specchio la tua risposta. Ok, ma andiamo avanti. Avete implicitamente capito quello che sta dicendo. Ok. Poi è venuto fuori l'arresto del 2009. Brava, le ha suonate tutte, gliele ha suonate. Quindi ha usato lei il sangue? No, quello è un rossetto mi sembra, oppure un altro pennarello, non è sangue. Sì, con la faccina che fa l'occhiolino, cioè non mi sembra la risposta di una persona terrorizzata, mi sembra la risposta di una che c'ha la gazzimma in questo momento, però vabbè. Arresto del 2009. Cosa succede nel 2009? Amber viene arrestata per aver aggredito la sua ex fidanzata Tasia Van Rie, colpendola prima su un braccio e poi strappandole di dosso la sua collanina. È una cosa veramente bruttissima, quindi violenza sulle donne, proprio violenza, una donna che fa violenza sulla donna. Vedete che come lo convinco a restare? Cioè lui fa per andarsene, poi gli gratti un po' il sedere e allora torna. Devo ricordarmi di grattargli il sedere quando fa per andarsene. Ok,
ricorda, insomma, l'avvocata di Depp, la Vasquez, ricorda questo aneddoto. E ricorda anche che le accuse però caddero perché probabilmente la ex non sporse denuncia. Lei intanto è stata arrestata, forse perché c'erano dei testimoni che hanno denunciato, che hanno chiamato le forze dell'ordine, non lo so chi abbia chiamato le forze dell'ordine, però lei è stata arrestata e la ex non ha mai sporto denuncia, quindi la storia è finita lì. Qui la Heard nega del tutto l'accaduto e comincia anche a perdere un pochino di compostezza, dice no, è per è successo. Ok, va bene, perfetto. Poi veniamo all'episodio del 15 dicembre 2015 che è stato sviscerato da cima a fondo, quindi di questo adesso ne parliamo un po'. Devo essere sincera, le mie compagne di classe hanno dovuto testimoniare dopo 3 anni dai fatti per delle molestie subite da un prof. Ovviamente dopo 3 anni non ricordavano bene i fatti temporalmente e gli avvocati del docente ci hanno attaccato per questo. Alla fine hanno stabilito che le testimonianze non fossero importanti, può accadere di non ricordare. Sì, ho capito Ivana, ovvio, certo. È ovvio, in quel modo poi che dai modo all'altro avvocato di attaccarsi a questo. Ciao Martina, grazie per essere qua, grazie mille. Però se tu dici una cosa, dilla subito che non te la ricordi. Cioè io sono sicura che le tue compagne di classe abbiano detto fin da subito che non ricordavano bene la sequenza temporale. Non che prima fai la testimonianza, poi quando ti viene chiesto di essere preciso dici ma io non me lo ricordo bene. Non so che ci sia scritto in questo specchio, ragazzi, fatevi un... non riesco a capirlo. She is loves naked photos. Ah, she loves naked photos. Lei ama i nudini, forse foto nuda, capito. Her son... boh, non lo so, deliri comunque. Deliri, adesso. Anche Johnny, porino, non è che stava a casa tutti i mercoledì. Comunque, andiamo avanti. La Vasquez rilegge proprio, prende la testimonianza scritta e rilegge le parole che ha rilasciato Amber Heard durante la sua testimonianza rispetto alle violenze, appunto il pestaggio, vero e proprio pestaggio, del 15 dicembre 2015. Oh, se n'è andato. Legge: probabilmente avevo una commozione cerebrale e sicuramente avevo il naso rotto. E qui ve lo sto dicendo letterale, cioè probably avevo una commozione cerebrale e surely, quindi sicuramente, avevo il naso rotto. C'era sangue dappertutto, sui cuscini, la mia testa sanguinava da una ciocca di capelli strappata sulla tempia e avevo 2 occhi neri. Perfetto. Ora immaginatevi una persona che ha subito questo: sangue dappertutto, naso rotto, forse commozione cerebrale, capelli strappati al punto su una tempia, che lì c'è la macchia rossa di sangue perché ti sono stati strappati proprio il cuoio capelluto, è venuto via, gli occhi neri, ok? Questo è il 15 di dicembre. Al che Vasquez dice: perfetto, vediamo com'eri il 16 di dicembre, e mostra una partecipazione di Amber Heard a un programma televisivo che si chiama James Corden Show del giorno successivo, il 16 dicembre. Adesso andiamo a vederla insieme. Ok, questa è Amber il giorno successivo aver subito queste violenze. Ah, e aveva anche il labbro spaccato, scusatemi. Aveva anche il labbro spaccato, è vero Albe? Mi stavo dimenticando. Labbro spaccato che le si apriva ogni volta che muoveva la bocca. Questo secondo la sua testimonianza. Ora, trucco fa miracoli, per amor di Dio. Però fateci un po' caso. Occhi neri, naso rotto, esatto, naso rotto. Voi vedete il naso rotto? Cioè voi sapete un naso rotto il giorno dopo quanto è gonfio? Dobbiamo ricordare Rihanna quando ha preso 3 pugni in faccia come era ridotta. Ecco.
Cioè io raga posso capire tutto il trucco eccetera, però il naso rotto proprio no. Il labbro spaccato che ti si riapriva e sanguinava ogni volta che muovevi la bocca. Il rossetto può anche essere stucco quanto vuoi, ma no, no raga, no. Oddio, ho gli occhi rossi. Sì, adesso c'è anche una luce un po' cupa qui. Però ecco, il buco nella tempia potrebbe essere nel lato dei capelli che dici ce l'ha qua sotto quindi non si vede. Però, ok, comunque questa è lei il giorno dopo. E fanno vedere tutta questa clip perché chiaramente dimostra bene soprattutto il fatto che non avesse il naso rotto, evidentemente. Ma poi al di là degli eventuali trucchi miracolosi, il dolore, se non ti rompi il naso, cazzo, senti, sì, esatto, dovresti anche parlare più così, provi a parlare, e poi dopo c'hai il naso che è gonfio così, e poi come minimo vai a farti visitare. Infatti ci sarà anche questa domanda, cioè sei andata a farti visitare da un medico per il naso rotto? No, no. Tieni il naso rotto. Raga, ma si può stare con il naso rotto? Cioè, si può ignorare un naso rotto? Tra l'altro, come vi ho detto prima, lei diceva che aveva questo labbro spaccato che ogni volta che muoveva la bocca le si riapriva la ferita e le risanguinava, insomma le faceva un male porco. Allora sono state mostrate queste foto, che queste sono foto che si è scattata quello stesso giorno, cioè il giorno in cui è andata allo show, come foto presentazione di lei quella sera. Cioè le chiede proprio a Vasquez, fa: in queste foto avevi il labbro spaccato? E Amber risponde: yes, sì, avevo il labbro spaccato. Bene ragazzi, qui aveva il naso rotto e il labbro spaccato in queste foto. Poi dici vabbè, possono essere ritoccate, tutto quello che vuoi, ma se puoi scegliere come scattare una foto non la fai certo con la bocca così quando c'hai un taglio che ti saga mezzo, no? Quello che mettevano in evidenza è: che cazzo dici che ti si riapriva la ferita ogni volta che muovevi la bocca e poi ti fai delle foto che, cioè, te la spacchi tutta se hai davvero un taglio. Ok, poi vengono mostrate le foto senza trucco che Amber avrebbe portato come prova del pestaggio del 15 dicembre, sempre questo pestaggio. Lei ha portato delle prove. Una è questa foto qua, molto caravaggiana devo dire. Si dice cavaraggiana? No, caravaggesca. Caravaggiana. Vabbè, ok. Ha le occhiaie, sì, ha le occhiaie, ha un segno sul naso, ha qualcosa. E qua c'è la foto del labbro spaccato. Se ve la faccio vedere, più grossa. Ecco, vedete che nella parte di sotto c'è il labbro spaccato. Questo è quanto. Ok. Adesso ve le metto qua. Che cosa ci dicono queste foto? Quando il sistema ve lo dico. Queste foto sono importanti perché sono quelle successive appunto a questo pestaggio e che sono magicamente comparse qua su People. Quindi la Vasquez chiede se fosse stata lei, se fosse stata Amber Heard a mandare queste foto a People. Hai mandato tu le foto a People? E Amber risponde: non io personalmente, non mi ricordo, no scusate, non ha detto non mi ricordo, ha detto non io personalmente. Lei dice poi che quelle foto le aveva date soltanto ai suoi avvocati e quindi erano soltanto i suoi avvocati ad essere in possesso di quelle foto, quindi implicitamente, cosa che la Vasquez ha fatto notare, stava dicendo che i suoi avvocati hanno mandato queste foto a People. Infatti gli fa: quindi lei sta dicendo che i suoi avvocati l'hanno mandata a People? Risposta di Amber Heard: io personalmente non l'ho fatto. Vedete com'è sempre evasiva, comunque lei continua a smerdare i suoi avvocati in continuazione e credo che ci sia anche un po' di
non andare d'accordo, ecco, un po' di rigidità, ecco, tra di loro. Sembra un herpes, Elisa. No, magari era davvero un taglio, una ferita, ok, però se è talmente dolorosa che non riuscivi a muovere la bocca, sicuro non facevi delle foto così, insomma. Neanche Franco Rambaldi di E.T. le ricostruirebbe il naso così. Franco Rambaldi è quello che ha fatto il pupazzo di E.T. ed è uno italiano, e infatti io ho avuto anche l'occasione di conoscerlo e ho voluto tantissimo insultarlo perché ha creato il mio incubo da bambina e lo odio per questo, però è stato bello perché lui mi ha detto che effettivamente non ero l'unica a dirglielo, quindi wow. Basta bruciarsi un dito con uno spillo. Vabbè, ma allora, se vogliamo credere che lei si sia procurata le ferite da sola, cioè secondo me non si è neanche procurata le ferite da sola, secondo me usava il trucco, oppure come qualcuno ha detto erano magari i lividini dei ritocchini estetici. Ora, non c'è bisogno, tutti ho visto che hanno scritto il botulino, ma il botulino è una cosa, le iniezioni di acido ialuronico per esempio, che sono delle iniezioni che effettivamente ti vanno a riempire il viso in certi punti ma non in maniera permanente, cioè sono delle sostanze che ti rimangono su un paio d'anni, poi dopo si riassorbono e poi le devi rifare, no? Però dopo che le hai fatte lasciano lividini un po' leggeri, dipende ovviamente da come reagisce la pelle di ognuno, però a me sembrano un po' i lividini da filler, però dipende. Ok, quindi abbiamo capito che probabilmente gli avvocati l'hanno tradita, hanno mandato queste foto, non si sa, comunque a lei serviva questo, che poi lei dirà anche che l'articolo su People le serviva perché Johnny Depp continuava a farla passare per una bugiarda e lei aveva bisogno di mostrare al mondo qualche prova per difendersi dalle accuse di liar di Johnny Depp e del suo entourage. Quindi prima dice che aveva bisogno dell'articolo per come dire, non prendersi della bugiarda, e poi dall'altra parte dice che non è stata lei a mandare le foto. Ok, va bene, detto fatto. La Vasquez allora a questo punto mostra un certificato che ha trovato l'accusa, ovviamente, quindi ha trovato la Vasquez, ha trovato un certificato medico del dottor Kipper, che è il dottore personale di Johnny Depp e che quando stavano insieme visitava spesso anche Amber. Questo certificato medico, ok, c'è un certificato medico del dottor Kipper che ha visitato Amber Heard il 17 dicembre 2015, quindi 2 giorni dopo il pestaggio, il massacro del 15 dicembre. Amber dice che era andata nello studio del dottor Kipper per controllare una commozione cerebrale, perché lei era convinta di avere questa commozione cerebrale, ma aveva anche naso rotto e un sacco di altre cose gravi, no? Però lei è andata lì non per il naso rotto non importa, ma solo la commozione cerebrale, ok? Ma lui non c'era. Lei dice: io sono andata lì nello studio, ma il dottor Kipper non c'era quel giorno. Solo che l'ha detto prima che la Vasquez mostrasse la seconda pagina del certificato che portava proprio la firma del dottor Kipper, e tra l'altro è uno dei pochi medici che firma leggibile, e tra l'altro c'è scritto proprio Kipper e si leggeva benissimo, ed è la firma ufficiale e originale del dottor Kipper. E quindi anche lì si è rotta. Comunque nel certificato non viene letto tutto per intero, non viene riportato nessun danno fisico, anzi c'è scritto che la pelle di Amber Heard è considerata intatta alla vista e di un colore normale. E in realtà si sofferma su dettagli più psicologici, quindi riporta ansietà, insonnia, confusione, cioè tutte queste cosine qui, ma quando parla della pelle o dei danni fisici dice assenza di danni fisici, pelle intatta e di colore naturale. La Heard ribatterà con una cosa molto... Qui ha dato la sua frecciata. Qui la Heard ha avuto il suo momento di... come dire...
di fulgidità, cioè non lo so, ha avuto una ripresa e risponde: dice anche che sono un maschio ben nutrito. E l'altra gli dice: right. E tipo, in effetti hai ragione, questa cosa non torna neanche a me, mi fa la Vasquez. Spieghiamo questo punto, perché detta così sembra che tutto il certificato non sia credibile e che sia tutto basato su un'altra persona, che sia il certificato di un uomo. No. In realtà, se andate a leggere bene il certificato, ci sono tutti i dati di Amber, viene descritta insomma tutto lo stato di Amber, quanto pesa, quanto è alta, tutto il resto, quindi è un certificato fatto su Amber, ma ci sono dei punti, diciamo, di autoinserimento dati, non so come dire, come, ok, lì non c'è niente, ok, ben nutrito, ok, ben nutrito, veramente quando devono compilare i vari punti e magari se non c'è niente di rilevante lo fanno veloce. Sicuramente io ho pensato che il dottor Kipper magari in quel punto ha skippato si chiama Kipper, quindi ha skippato e magari ha messo come dire, una compilazione automatica o ha messo una roba distrattamente perché non era importante quel punto in particolare sulla nutrizione, sull'alimentazione. Comunque lei si è attaccata a questo e ha come dire, ha smontato un po' tutta la prova dicendo che c'era scritto maschio ben nutrito e la Vasquez ha detto io non so effettivamente perché ci sia scritta questa cosa e alla fine conclude Amber dicendo che questo certificato insomma non è attendibile, mancante su molti punti, quindi secondo lei non è attendibile e quindi si è un po' rotta così la prova della Vasquez. Veniamo al naso rotto. La Vasquez le chiede, visto che aveva riportato il naso rotto, se avesse un referto medico che indicasse questa rottura del naso, perché lei era sicura di avere il naso rotto, quindi cioè ti fai vedere da un medico, da un chirurgo, da qualcuno che ti sistema il naso, no? Non vai in giro con il naso rotto e ignori il naso rotto. Amber risponde che ha visto un otorino dopo la fine della relazione con Johnny Depp. Allora la Vasquez le richiede: no, aspetta, hai un referto medico? Hai mai visto un medico che ti curasse per il naso rotto durante la relazione con Depp? E lei, pur di non rispondere no, perché non ce la fa a rispondere no, continua a dire: ho visto un otorino dopo la fine della relazione. Ok, ma mi rispondi a questa domanda? L'hai visto durante... Cioè, è sempre così. Cioè, io la vedo alla Vasquez che a un certo punto, secondo me, vuole lanciarle la cartelletta qui in fronte e dire così, adesso ce l'hai una ferita, cazzo. Scusate, no, sicuramente non l'ha pensato perché è più civile di me. Ma un'attrice per quale motivo... Ok, scusate, sono rimasta indietro. Io sono anni che ignoro il mio naso rotto, sto sbagliando? Sì, Doris, devi farti curare il naso rotto, sei pazza! Secondo me la Vasquez è una femminista molto arrabbiata. Sì, in effetti anche farla interrogare da una donna, controinterrogare da una donna è stata una gran mossa. Quindi a questo punto gli chiede la Vasquez: e l'otorino, quello che hai visto dopo la fine della relazione con Depp, ha detto che avevi il naso rotto per le violenze di Depp? No, ha risposto Amber Heard, ma ha detto che riportavo fratture multiple. Poi qui è partita l'obiezione, sono tutti un po' impazziti così. Al che io vi dico che quando a parte l'obiezione non si capisce niente, cioè almeno io non capisco niente perché si parlano tutti uno sopra l'altro e i sottotitoli sfumano e non ci capisco più niente. Comunque sia, lei dice che ha fornito tutte le prove relative al naso rotto ai suoi avvocati, ma non sa se poi le hanno usate come prova in tribunale, se poi le hanno portate come prova. E anche questa è una cosa terribile da dire ai tuoi avvocati, perché cazzo, come fai a non sapere se hanno usato una cosa come prova o meno?
Ma poi, cioè, quando lei ti dice ma hai delle prove di questo naso rotto? Sì, ho dato tutto ai miei avvocati. Poi non so, magari loro non li hanno usati, quindi stai facendo fare una figura di merda ai tuoi avvocati. Ma se loro avevano queste prove e non le hanno portate, forse erano prove non, come dire, che magari sarebbero state facilmente utilizzate contro di lei, perché a volte, anche se porti una prova tu ai tuoi avvocati, dici questa è una prova della mia innocenza, loro la guardano e dicono guarda, sicuramente è una prova della tua innocenza, ma ci si può appigliare a questo, potrebbe essere rischioso portare questa prova perché poi ti potrebbe essere rivolta contro, quindi magari questa non la portiamo. Però è una cosa, cioè lei dovrebbe sapere quali sono le prove che vengono portate e quelle che non vengono portate. Trovi tutto sul mio Instagram, esatto. Cioè, veramente. Lei non risponde perché deve nascondere le sue bugie. Lei non risponde mai direttamente perché deve un po' pararsi il culo e non ce la fa a dire, cioè lei non ce la fa a dire la verità diretta, deve sempre girarci intorno, e questa è anche una caratteristica abbastanza peculiare insomma, del ritratto di disturbo di personalità che le hanno fatto, cioè istrionico, borderline, quindi anche manipolatore, quindi anche a volte bugiardo, quindi anche a volte che mette in atto queste strategie. Arriviamo al momento in cui parlano della relazione con James Franco. Perché? Perché James Franco è stato visto il 22 maggio, la sera del 22 maggio 2016. James Franco è andato a trovare Amber Heard a casa. Ci sono i loro video che insomma si vedono in ascensore, lei cerca, anche io ti voglio bene Mazel, lei cerca di coprirsi, insomma anche lui cerca insomma di non farsi vedere dalle telecamere, ma insomma, vengono beccati chiaramente. Il giorno prima Depp avrebbe scagliato il cellulare contro la Heard, colpendola in faccia, e lei di tutta risposta aveva fatto cambiare tutte le serrature. Poi aveva invitato Franco a casa, James Franco sembra che ha invitato Franco perché ci si è fatti una bresca, no, ha chiamato James Franco e lei spiega che sostanzialmente loro erano solo amici, perché ovviamente Franco l'idraulico, l'avvocata di Depp le dice hai avuto una relazione extraconiugale, perché con Franco effettivamente ammettilo. E lei dice no, io con James Franco eravamo solo amici, io avevo bisogno di sostegno, non sapevo a chi rivolgermi. James Franco abita a pochi passi da casa e quindi ho chiamato lui e lui si è offerto di darmi sostegno morale. Va bene. E poi hanno toccato un punto che a me ha colpita tantissimo, sono rimasta proprio così, perché la Vasquez coglie la palla al balzo, perché molti dei difensori della Heard social, diciamo, giornalisti, media e social, per dare contro a Johnny Depp hanno evidenziato come lui non l'avesse guardata in faccia neanche una volta, dicendo ma lui non ha il coraggio di guardarla in faccia perché sa benissimo quello che ha fatto, perché si sente in colpa, quindi non la guarda mai per questo, perché potrebbe poi magari tradire la verità, eccetera eccetera. Ok, ora la Vasquez spiega perché Johnny Depp non guarda mai in faccia Amber Heard, e ragazzi la motivazione è di una poesia, vabbè, praticamente infatti le chiede ti sei accorta che Johnny non ti guarda mai negli occhi? E la Heard ha risposto qualcosa tipo boh, non ci ho fatto caso, mentre tu lo hai guardato diverse volte. Sì. La Vasquez a questo punto fa sentire un audio registrato a luglio del 2016 in occasione dell'ultimo incontro tra Amber Heard e Johnny Depp. E in quell'occasione si sente proprio lui che lo dice nell'audio, lui le giura
che quella gli dice: guardami negli occhi, guarda i miei occhi, perché questa è l'ultima volta che li vedi, ti giuro che questa è l'ultima volta che li vedi. E quindi Johnny sta mantenendo la sua promessa, raga, non la può guardare negli occhi perché le ha detto queste parole. E quindi io qui ho volato, ho detto: ma che cazzo? Però anche lui è matto, cioè nel senso, poi sei così letterale proprio, così no, comunque sì, veramente. E poi io mi immagino che fatica deve essere per Johnny. Cioè, ma sai che fatica è stare 8 ore al giorno a guardare questa qui sul banco dei testimoni che dice bugie sul tuo conto e tu non la puoi guardare, non la devi guardare in nessun modo, quindi praticamente tutto il tempo cercare di evitare di guardarla, incrociare il suo sguardo in tutte le maniere. Però ragazzi, questa spiegazione mi ha fatto veramente così commuovere, c'è della poesia, devo dire, c'è della poesia. Poi sono state mostrate 2 testimonianze molto importanti, testimoni a favore di Amber Heard, che noi non avevamo ancora visto testimoni a favore di Amber, abbiamo sempre visto quelli Scusatemi, abbiamo sentito quelli di Johnny Depp. Scusate, non riesco mai a pensare 2 cose contemporaneamente. Se leggo poi non riesco a continuare a parlare. Tanto come fai sbagli? Effettivamente, a me fa cringiare. Avete visto, ve lo chiedo prima, subito così lo sappiamo già. Avete visto la testimonianza di Raquel Pennington, la migliore amica dell'epoca di Amber Heard? Perché se l'avete vista sapete un po', cioè il contenuto è una cosa, il contenuto è veramente preoccupante, ma se guardiamo come viene portato questo contenuto, aiuto. Bene se non mi pronuncio, no, ok, allora vi faccio la sorpresona, Allora, prima della Pennington c'è la testimonianza di Ayo. Vi ricordate che dicevo sempre Ayo, non so chi è? No, Ayo è Ayo Tillett Wright. E ovviamente lui ha testimoniato tramite un video che è stato proiettato poi in aula. Questo qui è un amico della coppia, era amico di entrambi e ha rotto i rapporti con Johnny Depp a dicembre 2015. Comunque lui parla, ve la faccio breve, la sua testimonianza tocca diversi punti, ma lui parla di quanto Johnny fosse in realtà una persona meravigliosa prima di assumere le droghe, quando non assumeva la droga, insomma da sobrio è veramente meraviglioso, e che però tutte le volte che beveva o si drogava diventava proprio un mostro, anzi lo diceva, diventava pazzo, misogino, paranoico e iracondo. Misogino. E poi ha evidenziato il fatto che effettivamente Depp fosse estremamente geloso, ma su questo credo che non abbiamo grossi dubbi, cioè mi sembra abbastanza evidente che Johnny Depp fosse davvero molto geloso. Vedo spesso un video dove una del pubblico dice a Johnny: sposa, mi mantengo io, ma è vero? Si è parito simpatico, ma è davvero in tribunale. Sì, ci sono state delle persone che sono dovute essere allontanate dall'aula di tribunale perché facevano le bimbe di Johnny. Comunque sì, è successo. Lui dice di aver assistito a moltissime liti verbali, che loro due litigavano molto spesso, che Johnny lanciava e spaccava oggetti, ma non ha mai visto nessuno dei due picchiare l'altro. Allora, io adesso mi chiedo perché Ayo è il testimone di Amber Heard. Se l'unica cosa da dimostrare è Amber Heard è stata picchiata da Johnny, se lui dice che no, io non ho mai visto nulla di tutto ciò, perché stai testimoniando? Cioè mi chiedo veramente, vabbè, però forse sbaglio io, Lui rammenta un episodio in particolare che avrebbe riportato appunto come testimonianza rispetto alla violenza di Johnny, che dopo aver partecipato al loro matrimonio si è avvicinato a Johnny per fargli i complimenti e Johnny gli avrebbe risposto:
adesso siamo sposati, posso darle un pugno in faccia e nessuno può fare niente. Ok. Quindi questa sarebbe la testimonianza di Ion rispetto alle violenze, cioè diciamo quella più significativa, la parte più significativa. Sicuramente se Johnny ha davvero detto queste parole fai schifo, cioè nel senso, che schifo è dare una risposta del genere, però non sta comunque testimoniando su delle violenze che ha visto, cioè non mi è sembrata una testimonianza molto utile, sinceramente, Poi magari mi sbaglio, sono aperta ovviamente a ogni vostra contraddizione. Poteva essere una battuta brutta. Sì, di battute brutte Johnny ne fa in continuazione. Tra l'altro ho capito che lui è un amante dell'humor nero, anche abbastanza macabro, e ci va giù pesante, quindi è uno di noi. Scusatemi, ma anche io lo uso tantissimo e non ho mai pensato di dovermi sentire in colpa per scrivere cose terribili che non avrei mai messo in atto, ma solo per sfogarmi. Ora ho capito che invece mi devo sentire in colpa, ma lo farò ancora sentendomi in colpa. Comunque, veniamo al meraviglioso interrogatorio di Raquel Pennington. Penso che prima di dirvi quello che contiene, non so se farvela vedere prima e poi dopo dirvi cosa contiene, o se prima dirvi cosa contiene e poi farvela vedere dopo. No, prima vi dico cosa contiene, perché effettivamente se no dopo perde di credibilità. Allora, prima parliamo di cosa ha detto. Scusate, devo mettermi d'accordo anch'io col mio cervello ogni tanto. Ma andiamo avanti. Testimonianza della migliore amica, Raquel Pennington. Allora, Raquel Pennington, sì è vero, hai ragione, internet è nato per il porno. Comunque, la Pennington era la migliore amica di Amber all'epoca. Adesso non sono più migliori amiche. Comunque c'è la sua testimonianza, viene trasmessa tramite un video preregistrato il 22 gennaio, quindi è un po' vecchiotto, però comunque quelli sono i fatti. Le chiedono subito se ad oggi considerasse Amber Heard un'amica e la Pennington risponde: non la considererei un'amica, non parliamo ma non siamo nemiche. Cioè, cosa significa? Non siamo più amiche come prima, ma negli anni il nostro rapporto, insomma, ci siamo un po' allontanate, non ci parliamo più, però non è che ci odiamo. Le viene quindi chiesto della lite e quindi delle successive violenze del 21 maggio 2016, quello a cui lei si è spuntata in casa. Vi ricordate quel momento in cui c'era Raquel che improvvisamente spunta dentro l'appartamento quando Amber aspettava l'arrivo di Johnny, ma nessuno la vede entrare, cioè non le guardie del corpo nell'unica entrata, le guardie del corpo non l'hanno mai vista entrare, quindi probabilmente era già nascosta in casa. Ecco, quell'occasione lì. La Heard sostiene che appunto in quell'occasione gli è arrivato sto cellulare dritto in faccia e che insomma Depp aveva fatto un casino distruggendo tutti gli oggetti della proprietà, avesse avuto un impeto di rabbia irrefrenabile, eccetera. Ovviamente Depp ha negato le accuse ed era sempre la storia in cui lui diceva: ho tirato il telefono dietro nel divano. Ok. Le hanno fatto presente alla Pennington che l'avvocato di Depp sostiene che le prove presentate per quell'accaduto fossero costruite. Vi ricordate che c'erano quelle foto del vino versato per terra? Quelle foto che tutti quanti hanno detto sì vabbè, hanno messo in disordine loro un attimo così e poi hanno fatto la foto. Le chiedono: è vero questo? La Pennington risponde no. Ok, quindi non hanno costruito loro le prove, dice lei. Inoltre la Pennington testimonia di aver visto quella sera Depp essere talmente tanto ubriacato che oscillava e ha fatto cadere sia degli oggetti dal bancone bar, e anche un intero carrello da bar, rovesciando per terra tutto, anche se foto di queste cose non ne abbiamo viste. Lei dirà: c'era del vino versato nel corridoio, c'era un'ammaccatura sulla porta principale dell'attico e poi nell'attico 5, dove stavamo preparando le cose per la mia fiera dell'artigianato, i miei gioielli e i miei materiali erano stati lanciati contro il muro. Che se Johnny hai fatto una cosa del genere veramente sei da sculacciatone, perché non si toccano gli oggetti degli altri. Spacca i tuoi finché ti pare, quando sei da solo, non davanti a me, mi raccomando, ma quelli degli altri non si toccano.
Comunque, le è stato chiesto se Amber Heard avesse mai usato il trucco per fingere degli infortuni, delle ferite, se fosse mai truccato. Questo perché glielo chiedono? Perché innanzitutto lei era sua migliore amica, uscivano insieme, e poi perché alcune foto gliele aveva addirittura scattate lei. E qui la Pennington risponde: no, il contrario, spesso doveva coprire lividi e ferite al viso con il trucco. Al che le hanno mostrato le foto di Amber con i lividi, alcune delle quali sono state scattate anche da Raquel, e lei in quel momento scoppia a piangere. Ma poi scoprirete che, cioè, diciamo che scoppia di più. Poi capirete perché vi dico così. Poi affrontano il discorso del pestaggio di dicembre 2015, quello in cui Amber aveva riportato tutta quella tragedia, poi il giorno dopo era a fare il programma TV, no? Naso rotto, ciocca strappata e tutto il resto. Raquel dice che non ha assistito al pestaggio, ma soltanto alle conseguenze delle ferite sul corpo dell'amica, e dice di aver visto su Amber una macchia insanguinata con i capelli mancanti. Non era sangue che gocciolava giù per la testa, ma era secco e rosso. Quindi conferma la versione di Amber. Riguardo la lite in Australia, le chiedono anche della lite in Australia, quella del dito eccetera, Raquel dice che non era in Australia con loro, quindi non può aver assistito alle violenze, ma anche questa volta ha visto le conseguenze sul corpo di Amber, e che Amber le aveva detto di essere stata tagliata con dei vetri di bottiglia insomma, sulle gambe e sulle braccia, poi è stata anche, insomma, stuprata con la bottiglia e tutto il resto. E lei qui dice: aveva questi tagli profondi sul retro degli avambracci, qui, e sì, erano tagli molto molto profondi e lunghi sul retro degli avambracci. Ora, questa testimonianza effettivamente dà ragione su tutto ad Amber Heard, quindi è una bella frecciata a favore di Amber Heard, letta così, cioè a livello di contenuto uno dice ok, ma adesso ve la mostro perché secondo me poi cambia sapore. Non so come dire, cambia un po' sapore vedendo come le ha dette le cose. È questa? Sì, è questa. I want to talk about the events of May 21st, 2016. Do you remember that night, Miss Pennington? Volete i sottotitoli? Aspetta che ve li metto. Qua si erano svampati. Lettone dove andiamo tra poco tutti a dormire. Yes. Raga, stava già Walk us piangendo through, prima di accendere la telecamera, ragazzi. what you recall about the evening of May 21st, 2016. Hanno studiato nella stessa accademia, raga. In PH5, I was getting things ready for a artist craft show that I had, and making jewelry, and my friend Liz was there, Josh was there, Amber was helping. We were set up in the downstairs living room of PH5, and Liz Mars, yes. Okay, and your fiance Joshua Drew, is that right? Yes. And at some point, Amber got a message from Johnny that said that he wanted to come over and talk or pick something up. I don't remember. Ok, raga, non sto a farvela vedere tutta, se volete ve la potete godere voi. Ci sono dei punti
particolarmente tragici. thrown against the wall and everything. It was Adesso non mi ricordo dove erano. Framed photos. Mi fa vedere la foto di lei. And do those photos appear to be? Vabbè, adesso non riesco a farvi vedere, comunque potete recuperarvelo, ma il tono rimane sempre questo, cioè non vi preoccupate che non cambia. Quindi io, cioè, quando ho letto la notizia di questo interrogatorio e ho letto un articolo che riportava quello che era stato riportato dalla Pennington, ho detto adesso so guai per Johnny, perché cavolo abbiamo la testimone oculare che racconta di aver assistito a tutte queste violenze ed è la prima. Però cavoli, appena ho visto il video ho detto what the fuck? Ma serio? Ma serio? Ma questa performance potrà passare all'UFC e alla non lo so. Non lo so. Adesso aspetto che le due si siano messe d'accordo. E a me, guarda, ha dato proprio l'impressione di essere una pronta a fare la recita e non essere assolutamente in grado di farla. Quindi, boh, non mi è sembrata molto credibile. A pelle, a pelle.